Ciao a tutti, benvenuti e ben ritrovati da Francesca su Figaro Arte. Oggi giochiamo con lo smalto satinato, non il classico smalto satinato, ma questo qua della Dulux che ho provato ad acquistare appunto di recente, di cui ho già fatto una prova con la Cloud Pure. E oggi invece lo proveremo mm, con una tecnica un pochino diversa, che non vuole essere esattamente una perle pure. Lo userò come base come si utilizza con la perle pure, ma non mi aspetto, cioè quello che non voglio è che crescano tutte le perle spontanee, ma le andrò a ricercare io, in modo che sboccino un po' a grappoli. Cioè, questa è la mia idea. Ho fatto dei campioncini e mi sembra che possa funzionare, quindi oggi voglio provare a farlo un po' più seriamente. Perché questa cosa? Perché questo smalto qui, che vedete è uno smalto satinato, all'acqua, si trova facilmente sulle più famose piattaforme, è uno smalto che ho notato essere piuttosto stabile, quindi non è particolarmente reattivo. Ma questo è nel bene e nel male, nel senso che non avremo delle reazioni abnormi o spettacolari, ma sicuramente più controllate. E quello che otteniamo, diciamo così, negli istanti che seguono la nostra colata sarà anche quello che ci rimarrà da asciutto. E almeno quello che io ho notato fino ad ora facendo dei campioncini è un pochino questo. Quindi voglio provare a fare una cosa che solitamente con altri smalti faccio un po' più fatica a ricreare perché poi continuano a reagire un po' anche nelle ore successive alla colata. Per cui questo mi sembra più, sì, più stabile, direi che è il termine giusto, per cui mi aspetto di poter controllare meglio il risultato. Ma per capire meglio che cosa andrò a fare, occhi al tavolo e seguitemi. La lattina si è ammaccata perché è caduta, però è nuovo, quindi adesso lo apriamo e proviamo a preparare un white mix. Quindi io metterò una parte di questo smalto e una parte di bianco acrilico economico della linea Essentiel di Lefranc. Allora, si presenta così. È piuttosto fluido. Iniziamo a metterne un po'. Ok. Voglio fare delle prove, quindi farò delle prove di concentrazione, per cui non ne voglio sprecare troppo perché voglio trovare prima la misura giusta. Quindi 20 di smalto e ne aggiungeremo 20 di bianco. Allora, nel white mix di solito ci va una parte di smalto e 2 parti di colore acrilico. Non lo so. Qui ne ho una parte e una parte. Proviamo a metterne 2 parti, va. 20. Ne arriviamo a 40, spero di averne abbastanza. Non l'ho messo a testa in giù perché non ce n'è più. Ok, oddio, ecco, vabbè, sapevo. Ok, e iniziamo ad aggiungere dell'acqua.
cerco di raggiungere quella che è la consistenza del latte, è la consistenza che ci serve per il white mix e per la tecnica delle perle. Aggiungiamo acqua, vado col dosatore perché non sono così lontana, è abbastanza fluido questo smalto, quindi allora non so se si vede, questa è la consistenza che utilizzerò. Ok, ok, scoppio bollicine. E metto il nero sopra. Ok, il mio scopo non è che escano molte perle, non voglio assolutamente che escano troppe perle, quindi attenzione a calibrare nel modo corretto le consistenze, cioè che escano sul bordo mi sta anche bene, però non troppe. Qui per esempio nell'angolo qui è già un po' troppa reazione. Comunque andiamo a scoppiare bollicine, quindi mi aspetto che qualche altra perlina uscirà. Allora aspetto un attimo perché che esca tutto quello che deve uscire, sperando che ci fermiamo abbastanza velocemente. Allora diciamo che se escono delle perline isolate e molto staccate mi sta anche bene, cioè non è una perle pur che voglio fare, ok? Ok, direi che ci potremmo essere. Allora adesso con un palloncino andiamo a, non voglio assolutamente raccogliere le perle, ok. Vedete che nascono le perline anche dal palloncino. Allora io, ok, vedete che è carino, nascono le perline anche sul palloncino. Questa perlina qui mi dà un po' fastidio, però vabbè, è un po', allora non voglio che si attacchino tra di loro, quindi vado un po' a, cioè le voglio vicine ma non troppo. Mi piace un sacco questa cosa che nascono le perline anche dal palloncino. Vedete come fioriscono? Guardate che bello. Cioè sono più affascinata dalle perle che nascono sul palloncino che quelle che nascono solo sulla tela. No, trovo carinissima questa cosa.
Ai ai ai, non volevo che si agganciasse a questa, non volevo proprio che si agganciasse lì, volevo una cosa un po' più pulita, ma vorrei anche provare a fare una cosa piccolina. Aspetta, prendo palloncino più piccolo. Allora uso palloncini di dimensioni diverse, che volevo farne una anche qua, ma che volevo andare in mezzo a questi spazi, è un po' rischioso. Ecco, che non voglio toccarle le altre. Allora, in alcuni ci viene questa coroncina che non so se mi piace, forse no. Allora, questa è la parte che ho colato per ultimo, quindi è quella che contiene praticamente più nero, l'ultimo angolo, no? Poi siccome non l'ho inclinata troppo, lo strato diciamo maggiore di colore è qua, infatti qua quello che sta nascendo qua non mi fa impazzire, che qui probabilmente quell'angolo qui lo lascerò nero. Stare attenta a non cuocere il colore, qui l'ho fatto fumare, testa. Qui dove c'è più nero avrei dovuto lasciarlo stare perché non mi piace. Mettiamo una perlina lì. Ah, non volevo questa roba. Ci picchiamo. È molto difficile riuscire a essere precisi. Ok. Questa qua è quella che mi piace meno, c'è una confusione che non capisco. Allora, queste sono carine, ma sono veramente piccoline. Un po' troppo piccoline. Ah, mi sono agganciata a questa. Allora, questi bisogna che li ripasso perché vedete come si è. No, non mi piace. Ok, ecco, così mi piace un po' di più, se non si deforma troppo. Anche questa non mi piace. Adesso qua farò un pasticcio, ma dopo il rischio è che continuino a reagire e venga un po' un pasticcio, ma non sono sicura che mi piaccia. Comunque non so dire se l'esperimento che volevo fare è riuscito o no, cioè diciamo che c'è l'idea. Il risultato non lo so, adesso è anche da capire come asciugherà, perché lo smalto satinato il rischio è che continui a reagire anche durante la fase di asciugatura, quindi non vorrei che si allargassero troppo queste celle, ecco, non sarebbe carino. Questa per esempio non mi piace, però il rischio di peggiorare. Il rischio è sempre di peggiorare la situazione. Allora, ci sono troppi vuoti, avrei voluto qualche puntino in più qua in mezzo, ma cercare di farlo è un po' rischioso. Ecco, carino, un po' prenderci, Mi verrebbe da ritoccarla ancora, però non vorrei dopo esagerare perché non voglio che le parti bianche si attacchino tra di loro. Cioè nella mia testa dovevano venire più pallini intorno, tipo così. Cioè venire tipo un gruppetto di perle con delle palline intorno. Cioè l'idea era quella lì. Però insomma, cioè alla fine questa che era la parte che mi piaceva meno, forse adesso è la parte che mi piace di più. Si sono ribaltate le situazioni, perché qua questa mi piaceva tantissimo, però vedete che si sta un po' attaccando,
cioè le perle si sono un po' allargate, adesso poi ve le faccio vedere più da vicino, però adesso vediamo se durante la fase di asciugatura continua a evolvere oppure no. Sono tante bollicine, le voglio scoppiare. Distribuisco un po'. Ok, facciamo solo così, ne metto un altro po'. Ecco. Il nero preparato con Amsterdam, nero di Amsterdam e acqua. Ok, e vediamo come si comporta questo smalto. Vedete che continua a reagire anche sul palloncino. Allora,
Questo è un risultato asciutto. A me sembra che sia rimasto piuttosto fedele rispetto alla versione bagnata. E sì, un pochino le perline si sono allargate negli istanti poi successivi. Però insomma poi ha asciugato abbastanza fedelmente. Vedo che insomma mi sembra che non abbiano perso troppo la forma e ci sono alcuni allacci che mi piacciono molto. Anche questo sembra un garoffanino, almeno a me sembra un po' questo. Anche questo mi sembra una campanellina, visione uno dall'alto, uno di profilo, insomma, mi sembrano comunque abbastanza floreali. L'effetto che intendevo ottenere mi soddisfa abbastanza, direi sì. Poi in realtà non avevo in testa un'immagine precisa, perché era proprio così, un'idea, ho detto voglio vedere cosa succede e così. L'altro invece a me dà l'idea che sia un po' più geometrico, c'è quasi meno floreale, un po' più queste figure stellari, boh, non lo so, sembra un po' più geometrico. Vedete che si sono creati anche questi semicerchi che non è un po' diverso dall'altro. Aspetta che proviamo a metterli uno di fianco all'altro, magari si vedono le differenze, si vedono un po' di più. Io non so cosa ne pensate di questa tecnica, se il risultato vi piace o meno, e come al solito vi aspetto nei commenti e niente, vi chiedo di lasciare un like se avete gradito il video e io vi do appuntamento alla prossima idea. Ciao a tutti!